Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi primo video pippone letteralmente dall'altra parte del mondo. Vi ho detto dall'altra parte del mondo perché quello che vedete sullo sfondo è l'Oceano Pacifico. Questo è il nostro condominio e quella là in fondo è la Tenerona, mentre questo è il nostro terrazzino. Location a parte, ora vi sposto la Tenerona perché vi devo parlare di una cosa. Quando arriviamo a destinazione nelle nostre strutture, se avete fatto caso, noi scarichiamo i bagagli ma non togliamo mai le valigie. Questo perché nella valigia scaricata la marmitta c'è tutta l'attrezzatura da campeggio che per comodità non togliamo mai, mentre nella valigia grande, quella non scaricata, c'è una sacca che all'occorrenza possiamo sfilare. Ora prendiamo questa sacca, spostiamoci in casa e vi spiego tutto. Zip e vediamo cosa si c'è all'interno. Valigia rigida con manico e valigia semi-rigida. Questa serve per contenere due computer, ma soprattutto per proteggere due computer, e questa serve per contenere quasi tutta la nostra attrezzatura elettronica, ma non entriamo nel dettaglio perché ci faremo un video dedicato. Tutto questo pippone per dirvi che il 30-40% dei bagagli che vedete sopra la moto sono dedicati per attrezzatura da lavoro. Ma ora la domanda nasce spontanea: se per voi non è un lavoro ma volete comunque condividere le vostre avventure, le vostre vacanze, le vostre feste, avete bisogno di tutta questa attrezzatura o potete in qualche maniera alleggerirla? Ma prima di rispondere voglio raccontarvi questa cosa. Quando siamo partiti per quella che io amo definire seconda stagione Sud America, ovvero il 10 gennaio, qualcuno di voi mi ha scritto sia in privato ma anche sotto ai commenti del video che avevo fatto per la scelta della migliore action cam: Francesco, ma uno preciso come te, un furio della situazione come te, perché non ha valutato anche questa camera? Attenzione che furio non si smentisce mai, quindi spostiamoci sul tavolo da lavoro. Questa già la conoscete, Insta360 X3, la migliore camera oggettivamente presente sul mercato per quanto riguarda le riprese a 360 gradi. Da pochissimi giorni la Insta ha presentato la nuovissima X4, purtroppo non riesco ad averla qua in Sud America per problemi dei dazi e delle dogane, quindi come torneremo in Italia la prima cosa che voglio fare è prenderla per testarla. Passando da questa parte, anche questa conoscete, Insta360 Go 3, anche in questo caso oggettivamente la migliore camera presente sul mercato per quanto riguarda peso e dimensione. Se guardate è come un dito, ma ora la riappoggiamo perché se guardate all'interno ho lasciato uno spazio bianco, e se avete visto il video sapete benissimo che qua per colmare, per chiudere il cerchio c'è bisogno di un'altra camera, e in questo caso arriva lei, Insta360 Ace Pro. Questa camera è stata presentata a fine anno, è 4 mesi che la testo e dopo 4 mesi ve ne vado a parlare. Ho aspettato 4 mesi prima di fare questo video perché volevo testarla bene, volevo testarla nelle condizioni più gravose. Se guardate i nostri video sapete benissimo di cosa stiamo parlando. Al tempo stesso oramai mi conoscete, se il prodotto non è valido non ve lo faccio conoscere, non ve lo porto sul canale. E infine ho aspettato tutto questo tempo perché ho chiesto espressamente ad Insta, grazie a questo lavoro, la possibilità di avere un codice sconto. Qua parliamo di un prodotto premium, di un prodotto di fascia alta, di un prodotto che ha un costo importante. Questa camera costa 479,99 €. Ovviamente non sono riuscito ad ottenere chissà quali cose perché è una camera nuova, è uscita da pochissimo. Comunque con il link in descrizione avrete uno sconto del 10% per una durata di 10 giorni. Detto questo, andiamo a vedere alcune caratteristiche di questa action cam perché dal mio punto di vista ad aprile 2024 possiamo considerarla una delle migliori action cam presenti sul mercato. Passando al fattore di forma ve la faccio vedere nel dettaglio. Parte frontale troviamo ovviamente l'ottica e uno schermo monocromatico, ma qua poi ci torneremo. Parte destra troviamo lo sportello che basta fare scorrere verso il basso, all'interno c'è la batteria da 1650 mAh. Parte superiore troviamo il tasto di registrazione, basta premere, la camera si avvia e inizia la registrazione, poi ovviamente basta ripremerlo, la camera ferma la registrazione e si spegne. Lato sinistro nella parte alta troviamo tasto di accensione e tasto funzione, mentre nella parte bassa c'è questo sportellino, basta farlo scorrere verso il basso e guardate questo dettaglio, lo sportello ruota di 45 gradi, ma poi se lo tiriamo un po' c'è una sorta di slitta e lo sportello ruota di 90 gradi. Questo per agevolare l'estrazione della micro SD che si trova all'interno e per inserire la spina della presa USB-C. Ulteriore cosa, lo sportello se lo tiriamo si sgancia dalla camera. Questo perché c'è una sorta di uncino che si aggancia a questo cilindro in metallo. Nella parte posteriore troviamo l'enorme schermo super luminoso da 2,4 pollici e con questi due pulsantini, lato sinistro e lato destro, possiamo far ruotare lo schermo a 180 gradi. In questo modo l'Ace Pro si trasforma in un'ottima vlog camera. Sempre nel dettaglio, per farvi capire le finiture vi mostro gli ancoraggi. Premendo i tasti laterali ovviamente si spostano
spostano. Qua ci sono due asole, la frizione dello schermo è ottima e quando arriva quasi a fine corsa basta spingere un po' di più, sentite questo click, guardate l'assemblaggio è perfetto e lo schermo rimane super stabile. Nella parte sotto molto interessante il sistema di attacco. All'interno della confezione insieme alla camera trovate questo supporto che si aggancia prima magneticamente poi meccanicamente, perché se guardate ovviamente non lo potete sentire, ma c'è una calamita che serve per autocentrare il supporto, poi una volta centrato basta spingere e il supporto si aggancia meccanicamente. Per sganciarlo c'è questo tastino e l'altro tastino, basta spingere e il supporto si sgancia. E dopo questa velocissima presentazione passiamo ai dettagli, partendo dall'ancoraggio super approvato, perché se acquistate più supporti potete switchare la camera da un punto all'altro con facilità. Inoltre guardate il dettaglio del supporto, all'interno troviamo un gommino con 4 piedini. I piedini ovviamente servono per dare il giusto pressaggio tra il supporto e la camera in maniera tale da avere un ottimo ancoraggio, veramente solido e stabilissimo, con lo sportellino che si sgancia tramite questo semplicissimo accessorio che vi faccio vedere nel dettaglio, che si inserisce con estrema facilità, basta appoggiarlo e spingere. Abbiamo così il classico attacco jack da 3,5 mm per il microfono lavalier e contemporaneamente la presa USB-C per ricaricare la camera, e così facendo l'accessorio non va a interferire con l'aggancio e lo sportellino della batteria. Schermo flippabile super approvato, perché se appoggiate la camera vicino al terreno potete guardare lo schermo con semplicità e se lo ruotate di 180 gradi potete vloggare e guardarvi con estrema chiarezza. Banalissimo consiglio: se ne fate un uso intensivo come noi, acquistate come accessorio la seconda batteria che viene fornita con una pratica custodia. Ma ora passiamo alla ciccia, alle vere cose interessanti di questa camera. Non so se riuscite a leggere questa scritta all'interno dell'ottica Leica, che tra l'altro si legge Leica, brand che non necessita assolutamente presentazioni perché parliamo del top per quanto riguarda la costruzione di ottiche e di macchine fotografiche, quindi ottica fatta in collaborazione con Leica. Ancora più piccolina, io ci provo, non so se si riesca a leggere la scritta 1/1/3. Poi c'è anche f2.6 equivalente a un 16 mm. Questa scritta, seppur piccolissima, è la firma che i progettisti della ISTA hanno voluto puntare in alto, perché il rapporto 1/1/3 è la dimensione del sensore. Che cos'è il sensore? È quel quadratino barra rettangolino che si trova dietro le ottiche e serve per acquisire tutte le informazioni luminose. Più è grande il sensore e più le vostre clip, le vostre immagini saranno di buona qualità. Per poter parlare di un prodotto e per poterne capire le sue potenzialità bisogna, come dico sempre, portarlo al limite. E quale posto migliore se non la seconda salina più grande al mondo? Guardate che spettacolo, ragazzi! E perché ho scelto questo posto per capire le potenzialità di questa camera? Perché c'è vento, così ne possiamo testare le potenzialità dell'audio, soprattutto appunto quando c'è vento. Cambio anche il FOV, cioè voglio vedere se la camera effettivamente mantiene l'orizzonte. Ora la sto inclinando un po' sia a destra che a sinistra e vediamo se la linea dietro di me rimane perfettamente in piano. Mentre questa inquadratura è con la versione action, cioè con il grandangolo più ampio, in questa maniera, se guardate, dovrebbe ruotare. Le clip che ho appena visto sono clip che sono uscite da questa camera, non le ho assolutamente manipolate, nel senso non ho aggiunto filtri, non ho fatto una color correction, non ho fatto nulla di nulla. Tutto questo per farvi capire l'importanza della dimensione del sensore con quello che ovviamente ne consegue: ottica più grande, ottica più pesante, ottica più luminosa, e da qui capite benissimo perché in questo caso i progettisti della ISTA hanno alzato l'asticella. Disporre di un sensore più grande significa avere anche una gamma dinamica migliore. Ma che cos'è la gamma dinamica? Se guardate un panorama dove ci sono delle zone con molta luce e delle zone in penombra e poi prendete una macchina fotografica, fate una foto, guardate la foto, sicuramente guardando la foto pensate: ma quello che ho appena visto con i miei occhi non è quello che vedo in foto. Questo perché la gamma dinamica si misura in stop. La migliore camera presente sul mercato, la più costosa, raggiunge massimo i 10-12 stop di gamma dinamica, mentre l'occhio umano si pensa che possa raggiungere i 24 stop di gamma dinamica. Quindi ora potete capire che avere un
sensore più grande significa avere anche un'ottica più grande, un'ottica luminosa e avere anche un'immagine che si avvicina il più possibile a quello che i vostri occhi riescono a vedere. Ma facciamo un ulteriore test che a me interessa molto, cioè capire la gamma dinamica di questa camera. Quindi giriamo, ci mettiamo con il sole alle spalle e questo bianco accecante. Guardiamo come si vede il mio viso. Questa è una delle condizioni peggiori che possiamo trovare in giro per il mondo, perché abbiamo il sole proprio dietro le spalle e sta scendendo in quanto sono le 5 di pomeriggio e al tempo stesso il fondo è perfettamente, completamente bianco. Ogni camera andrebbe in crisi. Tutte le impostazioni sono in automatico, ma su questo punto ci torneremo. Intanto condivido questo dettaglio, guardate il sale sui tasselli delle gomme. Qualcosa è arrivato anche sul paracoppa e sui collettori. Guardate anche i tasselli della gomma posteriore e controlliamo la qualità delle immagini all'ombra. Poi, per concludere il discorso, bisognerebbe parlare anche dell'HDR, ovvero del Light Dynamic Range. Che significa? Significa che per far fronte proprio alla limitazione meccanica dei nostri strumenti rispetto ai nostri occhi, facciamo una foto sovraesposta, una foto sottoesposta, una foto esposta correttamente, poi elettronicamente uniamo queste foto per raggiungere un risultato il più verosimile a quello che l'occhio umano riesce a vedere. E questa piccolina dispone anche dell'HDR, che si può attivare tra l'altro in automatico, ma con una sola limitazione, ovvero che i frame per secondo non possono essere più alti di 30. Assodate tutte le caratteristiche hardware che possiamo definire tranquillamente di primo ordine di questa camera, passiamo alle caratteristiche software, perché anche in questo caso possiamo dire oggettivamente che tutte le camere di casa Insta hanno un software che funziona alla grande, non si inceppa, non ha tentennamenti, ma soprattutto pensato per semplificare l'utilizzo all'utente finale. Tornando al lato frontale troviamo questo schermino non touch monocromatico dove ci sono le informazioni più importanti. In alto a sinistra durata restante la micro SD, in alto a destra durata restante la batteria. In questo punto ci dice se stiamo registrando, facendo foto o quant'altro. Con il tasto funzione possiamo switchare l'impostazione della qualità 4K, 50 fps, 16 noni il formato di registrazione. Ma una cosa che mi piace tantissimo, questo LED super luminoso, super visibile, perché quando attiviamo la registrazione lampeggia di colore rosso e siamo sicuri al 100% che stiamo registrando. Passando allo schermo posteriore possiamo vedere quanto è facile utilizzare questa camera. Con uno swipe dall'alto verso il basso vediamo due pagine di comandi rapidi. In basso a destra le impostazioni generali, ma è proprio nei comandi rapidi che troviamo tutto quello che ci serve: abbinamento con gli AirPods, abbinamento con un telecomando wireless, attivare addirittura una registrazione programmata in maniera tale da non dovervi svegliare all'alba per fare un timelapse, cambiare le impostazioni del microfono, aggiungere una griglia allo schermo, spegnere o attivare l'indicatore luminoso, intanto togliamo la registrazione programmata, intervenire sui suoni di avviso alto, medio e basso o disattivarli, mentre nella prima pagina qua troviamo il blocco dei comandi, attivare e disattivare i comandi vocali. Per adesso troviamo solo cinese e inglese, scrollando ci sono anche degli esempi. Molto interessante attivare e disattivare il controllo gestuale, poi lo vediamo, il blocco della rotazione, la luminosità dello schermo che ora ho abbassato ovviamente per fare questa registrazione. Tornando al discorso della gamma dinamica, attivare o disattivare l'intelligenza artificiale, molto interessante perché vi aiuta nel montaggio video scegliendo i momenti salienti, attivare o disattivare una pre-registrazione, attivare o disattivare il quick capture, schermo super luminoso, reattivo e soprattutto touch sensibilissimo. Ma torniamo alla schermata generale. Swipe sinistra verso destra, trovate tutte le clip salvate. Selezionarle è semplicissimo, basta attivare questa funzione, così facendo potete cancellarne diverse, ovviamente vi chiede la conferma. Swipe dal basso verso l'alto, stabilizzazione, rapporto, risoluzione, frame rate, tutto molto semplicissimo. E da questa schermata trovate anche l'Active HDR, potete metterlo in on. Vicino alla scritta frame rate vedete la scritta HDR barrato, perché come già vi ho detto l'HDR si attiva solo quando i frame rate sono 30 oppure inferiori, e questo vale per tutte le risoluzioni. Anche a 1080, se mettiamo 48, l'HDR si disattiva. In fondo troviamo anche la durata. Per me è interessantissimo lo swipe da destra verso sinistra, perché si apre questa tendina, possiamo cambiare le impostazioni da automatiche a manuali, e nel campo del manuale possiamo fare qualsiasi cosa, cambiare la velocità dell'otturatore de todo. Ma tornando in automatico, molto interessante che potete andare a cambiare velocemente la nitidezza. Un consiglio banalissimo che sento di darvi: tenetela sempre tra media e bassa, perché poi se la aumentate le immagini diventano leggermente modificate elettronicamente.
fotograficamente, mentre tra media e bassa sembreranno più reali. Tornando alla tendina, avete la possibilità di cambiare la resa cromatica, se mettere quella standard oppure quella con i colori più vivi, eccetera eccetera. Ed infine, in maniera molto semplice e veloce, premendo al centro, andando a destra o a sinistra, potete cambiare le impostazioni della camera, passando dal video alle foto HDR. Ma una cosa molto carina è che premendo qua in basso avete anche una sorta di legenda che vi fa capire, senza andare a leggere le tanto odiate istruzioni, cosa state facendo. Sono tutti dettagli che comunque semplificano l'utilizzo della camera. Comunque al volo vi dico che la funzione Pur Video è molto interessante, perché tramite l'intelligenza artificiale, tramite il sensore e l'ottica, riesce a tirar fuori delle clip in low light veramente pazzesche. Poi c'è anche il video free frame, guardate questa sorta di croce, perché così facendo, tramite il software gratuito di Insta, potete scegliere se prendere la clip in orizzontale o verticale per i social. Poi ovviamente c'è il time shift. I video time shift possono essere registrati in movimento per creare un hyperlapse, oppure il time lapse adatto per time lapse statici, oppure il loop recording per registrare in continuazione, oppure lo slow motion dove i frame rate ovviamente sono più alti, oppure lo star lapse per fotografare le stelle e appunto avere gli effetti dello star lapse, foto in sequenza, intervallo molto interessante. La videocamera scatta automaticamente foto continue a un intervallo di tempo specifico, e ovviamente foto in HDR, ovvero foto con un'alta gamma dinamica, mentre in alto a destra trovate le impostazioni predefinite in relazione allo sport che praticate, e addirittura potete aggiungere una personalizzazione. Ora torniamo all'impostazione video, che è quella che più ci interessa, perché c'è una cosa molto interessante in questa schermata. Guardate questo tastino, premendolo l'immagine si avvicina. Questa è una funzione molto interessante perché raddoppia la focale. Vi lascio una clip scorrere sullo schermo, perché così facendo potete vedere con i vostri occhi che grazie a questa funzione possiamo dare una leggera profondità di immagine a quello che stiamo riprendendo. Perché un problema classico di tutte le action cam è che a causa del grandangolo si perde un po' la profondità di campo. Con questa funzione, grazie al processore, grazie all'ottica, ma soprattutto grazie al sensore più grande, riusciamo ad avere una focale diversa ma con la stessa qualità dell'immagine. Complimenti ai progettisti della Insta, perché questa funzione stravolge un po' le caratteristiche delle action cam. In basso a destra troviamo il FOV, cioè la diversa apertura dell'obiettivo. Qua troviamo l'orizzonte bloccato, già ve l'ho fatto vedere. Il D-Warp molto interessante perché è un leggero grandangolo ma con una distorsione veramente impercettibile. Poi c'è l'Ultra, leggermente più ampio. Io intanto gioco con il FOV della camera e questa è l'impostazione Ultra. E l'Action, ovviamente il grandangolo massimo. Se invece preferite le immagini Action, questo è il massimo del grandangolo. Altra chicca molto interessante: se attiviamo la registrazione, durante la registrazione con questo tastino possiamo scattare una foto, possiamo mettere in pausa la registrazione, spostare la camera, riattivare la registrazione, fermare di nuovo la registrazione, riattivarla. Durante la registrazione possiamo attivare il Clarity Zoom, quello di cui vi parlavo, molto interessante. Ovviamente toglierlo. Sempre mentre registriamo possiamo attivare un contrassegno che poi servirà all'intelligenza artificiale per fare un montaggio video in automatico utilizzando i punti salienti contrassegnati, e ovviamente fermare la registrazione. In basso a sinistra troviamo un altro comando veloce, perché premendo sulla destra possiamo andare a cambiare risoluzione, frame rate e quant'altro, mentre premendo sulla sinistra possiamo cambiare le impostazioni della camera. Utilizzo generale del menu super approvato. Per completare il discorso lato software, controlliamo anche l'app, che è veramente ben fatta. Insta360. Per connettere la camera è semplicissimo, in automatico vi chiede di accedere a wifi. Vi lascio anche il tempo, la camera è già connessa. Poi ovviamente tramite l'album potete vedere tutte le clip che si trovano all'interno della camera. Potete fare tramite l'intelligenza artificiale queste cose pazzesche, surreali. Potete creare un video all'interno dell'app, farlo creare all'intelligenza artificiale. Potete controllare la camera direttamente dal telefono, cambiando qualsiasi tipo di impostazione, quindi gestendo la camera totalmente dal telefonino. Con la massima onestà intellettuale devo riconoscere che l'app non ha avuto mai il più piccolo tentennamento. Tutta questa carrellata nerd è solo per farvi rendere conto di quanto è semplice e intuitivo l'utilizzo di questa camera. Ah, dimenticavo dei comandi gestuali. Palmo in alto, la camera inizia la registrazione. Palmo in alto, la camera ferma la registrazione. Simbolo della vittoria,
la camera inizia il conto alla rovescia e scatta una foto. Funzionano perfettamente. Prima di chiudere questo video bisogna dire che siamo stati molto cattivi con questa camera perché vi ho mostrato delle clip in condizioni veramente complicate. In quelle condizioni sarebbero andate in crisi tutte le camere, anche le più professionali, le più costose. Però come dico sempre, per vincere bisogna superare le condizioni più difficili. Vi lascio ulteriori clip, questa volta sopra la moto in mezzo alla giungla, perché anche in questo caso mettiamo sotto stress la camera, in quanto ci sono zone in penombra e ci sono zone dove il sole. Questo è un altro caso che in moto capita spesso, ma che mette sotto stress la camera, e da qua riuscire a vedere il cielo azzurro vi posso garantire che assolutamente non è facile. Solo grazie al connubio ottica, sensore e processore si riescono a ottenere queste immagini, ve lo posso garantire. Chiudo il video con addirittura un consiglio che sento di dare ai tecnici della Insta, ovvero quando utilizziamo la camera senza l'adattatore del microfono, quindi senza il microfono lavalier, ma la utilizziamo così nuda e cruda per vloggare, dovete creare un accessorio per smorzare il vento, praticamente una sorta di filtro antivento da applicare sopra i microfoni. Questo problema è normalissimo perché non ci sono filtri antivento e questi microfoni devono resistere all'acqua perché questa camera è subacquea fino a 10 metri. Una soluzione momentanea che si può adottare è installare una sorta di gatto morto, tra virgolette, di fronte al microfono, attivare il microfono frontale in maniera tale che quando vloggiamo senza microfono riusciamo in qualche maniera ad attenuare la forza del vento. Alla luce di questo, dopo averla stressata veramente, se cerchiamo una telecamerina compromesso, considerando che questa camera riesce ad avere anche una buona visione notturna grazie al connubio ottica, sensore e processore, ad aprile 2024 se dovete acquistare una camera valutatela perché questa è tanta roba. Importantissimo, con il link in descrizione, oltre ad avere il 10% di sconto avrete anche un accessorio in regalo. Ciao ragazzi e al prossimo video, pippone! Ora il problema serio è che devo cambiare tutto il setup perché avere telecamere differenti significa aumentare le ore di montaggio, significa fare la color correction e dato che sono perennemente in ritardo con il video dobbiamo assolutamente migliorare questo aspetto. Tutta questa elettronica mi ucciderà, però al tempo stesso è anche piacevole, dai. Ciao ragazzi!